Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi voglio fare un piccolo video di approfondimento rispetto al video grosso, la chiave assoluta, che è proprio qui, in questo canale, in questa playlist, l'arte del vivere. Allora, la riflessione giunge rispetto a diverse email che mi sono arrivate nella creazione appunto di una realtà di successo. Quindi andiamo praticamente a scardinare ulteriori punti. Allora, parto da dove nel video La chiave assoluta ho espresso di come sono riuscita a cambiare l'atteggiamento di mia madre nei miei confronti. Allora, cambiando le proprie credenze interne rispetto a una persona, la persona cambia. Punto. E bisogna persistere in quel nuovo credo che tu hai di quella persona. Come? Con il potere del verbo. In principio fu il verbo. Il verbo si fece poi carne. Cosa vuol dire? Lo spieghiamo sempre. Vuol dire che la parola crea. È chiaro? Allora, come vi ho detto che mia madre nei miei confronti era più chiusa, invece tutti i suoi alunni, perché è un insegnante, le sue colleghe, i suoi amici a casa, ad esempio, è ritenuta una donna meravigliosa, esplosiva, aperta di mente, con me era l'opposto. Allora, quando ho iniziato a studiare, a capire come funzionava il giochino, il meccanismo, tac tac, tac tac, tac tac, è stato qualcosa di meraviglioso, di divertente allo stato puro. Perché succede questo? Perché ognuno di noi è un multiuniverso. Che vuol dire questa cosa? Che in ognuno di noi sono contemplate tutte le miliardi di sfaccettature possibili. Quindi la persona che abbiamo davanti risponde al nostro credo interno che abbiamo di quella persona. E questa è una legge inconfutabile. Punto e basta. Di conseguenza, quando io ho iniziato a dire mia madre è meravigliosa, io sono il grande amore di mia madre è una donna aperta con me, è una donna aperta di mente, mia madre, e tante affermazioni su questo piano. Mia madre è cambiata, questo che sia ben chiaro, così come altre piccole divertenti manifestazioni di questo, magari mi è successo ed è stato veramente divertentissimo, di come in un ristorante in particolare andai con degli amici e il proprietario del ristorante, seppur si mangiava benissimo in questo ristorante, era un po' burbero. A detta di tutti era burbero. Beh, allora, guarda, senza nemmeno pensarci troppo, allora io entrai in questo ristorante, il proprietario del ristorante è meraviglioso con me, è aperto, è simpatico, è gioioso. E allora siamo entrati tutti insieme con me davanti e io avevo questo credo, lo guardavo ridendo. Beh, questo ha iniziato a fare un sorriso enorme, gentilissimo, disponibilissimo, è stato... Veramente inizi a divertirti. Quindi, ma così come lo potete fare con chiunque, è chiaro, no? Quindi la riflessione nasce spontanea. Chi è burbero? È burbero il ristoratore? O è l'influenza di tutte le persone che hanno quel credo? Cioè ogni persona si è fatta influenzare dal credo che una ha pensato che fosse burbero, la seconda ha pensato fosse burbero, che si sono fatte influenzare da quel credo e quindi lui manifestava il credo delle persone che credevano che fosse burbero. Mi spiego? Io no. E quindi io credo che questa persona è meravigliosa con me.
non mi sono fatta influenzare dal credo degli altri. E questo che valga per tutto. Mi spiego? Oh, quindi, rispetto ad alcune mail che mi sono arrivate sulla persona specifica, per esempio, no? E ribadisco, lo potete utilizzare su tutto, su chiunque, pardon. E ho letto, adesso non ho le mail davanti, il succo era questo. E lui mi ha detto, che poi sono molto simili tutte, quindi il succo era questo. Lui mi ha detto che c'è una bellissima intesa tra di noi, c'è amore, però non possiamo stare insieme. Ok. Ma così come pure lui mi ha scritto che tra noi c'è solo amicizia, non potrà mai esserci nient'altro. Ok, oppure altre. Lui mi ha detto che ormai è finita, o altro, tutto quel... Allora ragazzi, tutto ciò che vi crea angoscia e frustrazione che quello là vi dice. Ok? Bene. Nella chiave assoluta nel mio video vi ho detto che l'ego, il tuo ego, cercherà degli alleati fuori. Quindi chi è che sta parlando? La tua persona specifica o il tuo ego attraverso di lui? Vi siete già risposte. Perché la realtà fuori esiste nella misura in cui esiste un tuo credo. Tu crei la tua realtà fuori, compresi i comportamenti e le circostanze delle persone. Quindi, quando la persona specifica vi parla, sta parlando il tuo ego attraverso di questa persona. E allora tu fai l'esperienza sul campo, laddove si viene suggellata la conoscenza spirituale che hai appreso di questa legge. Mi rendo conto che non è facile, perché a un certo punto arriva la botta, stai così, okay, come non posso essere, come? E quindi tu in una frazione di secondo minima tu devi dire ma questo non è lui, questo è il mio ego. La mia realtà è che lui mi ama, vuole stare solo con me, punto e basta. E tu lo guardi questa persona e dentro di te c'è questa affermazione ferrea ragazze, ferrea, perché quella è l'esperienza sul campo. L'universo ti dice vediamo un po' quanto sei capace, adesso ti metto l'esperienza sul campo. Mi sono spiegata, no? E allora tu mentre dici questo, tu vedi accadere un miracolo. Provate e vedrete cosa accade. Vi sconvolgerà. Perché? Perché riesce così più facile sul proprietario di un ristorante piuttosto che su nostra madre, nostro padre, insomma può essere anche lì un po' più invasivo come esperimento. Allora, viene facilissimo su chi non abbiamo diciamo, l'ossessione che non sia così. Mi spiego, no? Ecco perché con la persistenza invece il tuo subconscio si abitua, perché il subconscio è un programma e quindi tu a furia di ripetere, stare nella presenza e tu alleni i muscoli spirituali, come quando vai in palestra, alleni i muscoli del corpo. Per avere una disciplina mentale devi allenarti quotidianamente sulla frequenza della legge, dell'io sono, io ho. È chiaro? Perché quindi laddove abbiamo più paura viene un po' più difficile perché siamo più attaccati al risultato e quindi viene più facile con il proprietario di un ristorante, con il giornalaio, con l'impiegato alle poste, viene più facile perché fondamentalmente se si verifica è bene, se non si verifica va bene lo stesso. Cioè, mi spiego, no? Ma dove sta il goal? Il goal sta nella perseveranza laddove tu sei più legata.
Lo scopo di tutto quello che vi dico è l'integrazione della tua maestria, l'integrazione del tuo potere, di che cosa riesci a fare, quello che ci hanno occultato per vite intere. Quindi quest'apostrofo proprio per dirvi la persistenza. Se possiamo cambiare il comportamento dell'impiegato postale o quello del ristorante o di un nostro amico, ok? La persona specifica chi è uguale. Quindi questo proprio per fare una riflessione in più sulla chiave assoluta, su quel mio video. Detto questo, noi esseri umani, ossia creature di Dio incarnate nella realtà 3D, attraverso cui Dio fa esperienza di se stesso in un corpo, in un'anima individualizzata che siamo gli esseri umani, ok? Noi agiamo per libero arbitrio. Che cos'è il libero arbitrio? È la frequenza in cui scegli di sintonizzarti con perseveranza e disciplina. E allora se tu scegli la frequenza che la tua persona specifica ti ama e sta con te, punto e basta. Questa è la mia nuova realtà, punto e basta. È chiaro, no? La mia nuova realtà, punto e basta, è che il proprietario del ristorante, piuttosto che l'impiegato delle poste, è una persona meravigliosa con me, punto e basta. Questa è la mia nuova realtà, punto e basta. Assertive, assertive, assertive. E quindi noi abbiamo sempre manifestato l'altro fuori di noi, che sia persona specifica, madre, padre, eccetera, sulla base dei credo che noi abbiamo all'interno di quella circostanza, di quella persona. E un altro appunto che volevo farvi, al bando ogni tipo di moralismo. Quando noi facciamo qualcosa o pensiamo qualcosa, lassù non c'è nessuno che giudica. Perché Dio fa esperienza di se stesso in un'anima individualizzata attraverso le sue creature sulla terra. È l'uomo che ha la propria coscienza e stabilisce il suo giudizio. È l'uomo che si giudica, per dirlo in parole povere. Essendo Dio, Dio ti giudica sì attraverso di te. Cioè sei tu che ti giudichi, mi spiego, no? Oh. Di conseguenza, in questo canale io vi esorto sempre alla conoscenza, perché è la sola ed unica religione possibile. La conoscenza è ciò che rende libero l'uomo, è quello che ci hanno occultato per secoli. Di conseguenza è a coscienza dell'individuo fare ciò che ritiene secondo la sua coscienza per il suo bene supremo. Come vi ho spiegato anche nel video Lucifero è il tuo Dio, D''io, praticare la magia consapevole, ossia l'arte di creare una realtà consapevolmente indirizzata verso il proprio successo, è opera di tutti lo possono fare. Ciò non prescinde, ciò è a discrezione anche di colui che opera l'arte magica. Che cosa vuol dire? Che non esiste né male né bene, è il giudizio dell'uomo a dare giusto o sbagliato, mi spiego. Io in questo canale vi esorto a stare nella luce e nell'operare nella luce della consapevolezza, perché quello che abbiamo fatto tutti, quello che ha fatto l'uomo, è a coscienza dell'uomo. Cioè, la legge agisce comunque, al di là se operi nel bene o nel male, secondo la tua credenza. E vi faccio adesso un esempio shock che ho fatto in qualche nostro interattivo, di qualche video di previsioni settimanali, per farvi capire che la legge dell'io sono, quando tu credi qualcosa, si manifesta 100% al di là di cosa credi. L'importante è che ci credi. Hitler ha sterminato un popolo, ha sterminato un popolo. E perché ci è riuscito? Perché lo credeva vero, che le sue ragioni erano ragione assoluta.
E quindi dipende solo dal credo che hai. Se tu credi manifesti, al di là se operi nel bene o nel male. È chiaro, no, questo concetto? E noi in questo canale ci proponiamo di sempre di agire per la luce della conoscenza e vi esorto sempre ad agire secondo il vostro massimo bene supremo, il vostro bene dell'anima. Ecco perché vi esorto a lavorare su voi stesse e su voi stessi, perché è la luce che adesso deve trionfare. Il karma di Hitler se lo sta già scontando e se lo sconterà nelle vite successive. Ma quello che vi voglio dire, non serve essere, sai, io sono buono e quindi manifesto. No, 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 no. Io manifesto in base ai miei credo. Al di là se sono credo nella luce o nell'ombra. Ecco perché noi possiamo manifestare veramente tutto e coscienza di chi opera l'arte magica, ossia di ogni uomo, operare per il suo massimo bene supremo. E quindi ragazzi miei ci tenevo a fare questa precisazione per collegarci al video La chiave assoluta. E per chi non l'ha visto esorto a guardarlo in modo tale da guardarlo, riguardarlo, perché ogni volta ragazze e ragazzi l'ego vi farà trabocchetti e non vi farà apprendere proprio tutto quello che dovete apprendere, ma man mano che voi addestrate la vostra personalità, ossia l'ego, allora acquisite sempre più concetti che poi andate a praticare nella realtà 3D, perché ogni concetto spirituale che viene intellettualizzato, che viene appreso sotto forma di conoscenza, di studio, deve essere poi praticato. Spiritualizzare la materia e materializzazione dello spirito, questa è la grande legge esoterica, perché tutto è emanazione dello spirito, quindi prendere coscienza di questo porta a sentire la propria maestria. Ora, passiamo a un'altra cosa che vi volevo dire. In questo canale io vi insegno ad usare la legge, vi insegno la conoscenza che c'è alla base di tutto ciò che accade di visibile e invisibile. Ragion per cui ogni pensiero, concetto limitante ostruisce le vie della vera conoscenza. Quindi bisogna approcciare alla conoscenza in modo aperto, onnicomprensivo. Quello che le grandi leggi ci raccontano, proprio come funzionano le cose, può piacere o non piacere. Queste sono le leggi, punto e basta. Volevo affrontare un altro argomento, siccome tantissimi di voi me l'hanno scritto in email, rispetto a una persona, alla manifestazione di una persona che fosse impegnata. Ok. Allora, quello che vi ho spiegato è che esistono delle multirealtà. Ogni uomo è comprensivo di tutte le sfaccettature possibili umane. In queste multirealtà esistono quindi multi universi. Quello che stiamo facendo in questo momento noi, adesso, in questa realtà, la nostra stessa persona, cioè noi, stiamo facendo altro in altre realtà. Quello che voglio premettere è che nessuno vi giudica. Siete voi in base alle vostre credenze, noi insieme alle nostre credenze, che ci giudichiamo, nel male o nel bene. Perché noi siamo Dio. Espressione di Dio, figli di Dio. Dio fa esperienza di se stesso attraverso le sue creature sulla terra. Ritorniamo alle multirealtà, quindi esistono multirealtà, ossia in una realtà c'è quella che, per esempio, siccome mi scrivete soprattutto su questo punto, che una persona se n'è andata e si è messa con un'altra, ok? Invece, in un'altra realtà ci sei tu che stai con questa persona. Questa persona è già tua e la puoi avere, semplicemente per un motivo, perché tu lo stai immaginando. La misura del vero arriva dalla tua immaginazione, cioè quello che è reale
tu lo riesci a riconoscere nella misura in cui lo puoi immaginare. In una realtà c'è quella persona che sta con un'altra, magari se n'è andato e sta con un'altra. In un'altra realtà, nella misura in cui tu lo riesci a immaginare, c'è quella persona che sta con te. È chiaro? Ok. Quindi io vi insegno come funzionano le cose, vi insegno come collegare i fili dell'elettricità per fare luce. Poi sta a voi decidere come usare tale elettricità, tale luce. Come vi ho fatto l'esempio di Hitler, che è riuscito a sterminare un popolo intero solo perché ci ha sempre creduto che quella sua realtà, quel suo credo fosse vero, legge assoluta. È chiaro? Non stiamo né commentando né giudicando, stiamo osservando come funzionano le cose. Così, un vero mago deve conoscere tutte le leggi che regolano l'intero universo per utilizzarle a suo favore, al meglio secondo la propria coscienza. Quindi io in questo canale vi do la conoscenza. Sta a voi realizzare, grazie a questo, il vostro piano divino. Se ritenete che secondo il vostro credo è giusto manifestare quella stessa persona che se n'è andata e sta con un'altra, o semplicemente sta con un'altra e non se n'è mai andata, la volete e basta. Ok. Bene, nessuno vi giudica. Se intendete manifestare una persona perché sentite che il vostro sé, il sé autentico vi spinge là, è qualcosa di incontenibile, significa che è giusto così, qualsiasi sia la persona verso cui il vostro sé vi spinge. Punto e basta. Perché è il vostro sé che vi fa immaginare una determinata cosa, è il Padre che vi manda quell'immagine perché siete espressioni del Padre. E in quello che vi fa immaginare c'è la vostra sfida e il vostro superamento di voi stessi, al di là di cosa vi manda nella mente. Perché in ogni esperienza che il Padre, il vostro sé superiore vi manda nella mente, vi spinge a fare, ci sono dei gradi di apprendimento di qualche lezione spirituale. È chiaro? Nel male così nel bene come l'uomo giudica. Quindi ogni cosa verso cui vi sentite spinti a manifestare c'è un grado di apprendimento spirituale. È chiaro? Ecco perché non deve essere giudicato, ma va osservato e va, secondo la propria maestria, adempiuto. Ad ogni grado di consapevolezza spirituale si aggiungono delle esperienze a cui la vostra anima vi porta per forza di cose. Quindi man mano che voi fate certi tipi di esperienza si aggiungeranno delle consapevolezze spirituali nuove, delle acquisizioni che vi faranno via via andare sempre più incontro al vostro vero bene supremo. Quindi è legittimo qualsiasi cosa vi entri nella testa perché siete Dio. Il lavoro spirituale serve a farvi elevare in coscienza e andare verso la luce. Se per andare verso la luce dell'elevazione spirituale dovete passare attraverso dei gradi di esperienza un po' articolati, ecco, va bene? Dovete passarci. Questo vale per tutto, al di là della manifestazione di una persona specifica, di un amore, di una persona che è impegnata, di un lavoro, di un particolare step evolutivo appunto nei gradi di lavoro, di carriera, di tutto, tutto. Quindi, ritornando alla manifestazione di una persona che è impegnata, se il vostro credo vi dice che non è giusto manifestare una persona che è già impegnata oppure manifestare nuovamente quella persona che se n'è andata e si è impegnata con un'altra persona, se il vostro credo vi dice che non è giusto e vi sentite a disagio con quella sensazione, cioè vi sentite proprio a disagio con la sensazione di poter manifestare quella persona, cioè non è cosa vostra, ok? È giustissimo così.
Qui noi non giudichiamo, qui noi facciamo conoscenza. È la luce della conoscenza che rende l'uomo libero. Il lavoro su se stessi, costante, implica che nel tempo voi facciate una sorta di ascesi del pensiero che vi porti a manifestare il vostro bene supremo, che può cambiare di step in step evolutivo. È chiaro? Cioè il vostro bene supremo può implicare che per raggiungerlo cambino gli obiettivi man mano che fate certe esperienze. Mi sono spiegata, no? Voi siete Dio, ossia Dio, ripetiamo, fa esperienza di se stesso attraverso di voi, le sue creature. Come io so benissimo di una persona a me vicino che ha rimanifestato la persona che se n'era andata, che si era impegnata seriamente anche con un'altra persona, proprio perché ha sempre creduto che il loro amore era puro e destinato. Esperienza sul campo, una persona molto a me vicina. E questa persona ha anche battezzato e benedetto la persona con cui si era messo, la persona di suo interesse. Quindi è nostra responsabilità agire secondo il nostro massimo bene supremo. Se ciò che reputi tuo bene supremo è una determinata cosa, quello va perseguito. È chiaro? Un'altra cosa che vi volevo dire è la differenza tra te e l'universo. Allora, chiedi e ti sarà dato. È una legge inconfutabile. Tu devi fare la tua parte assumendo quello che vuoi essere. Io sono, io ho, il potere del verbo, qualsiasi siano le tue affermazioni di successo, e devi dare all'universo la possibilità di portarti ciò che hai chiesto, senza intrometterti. Perché l'universo ha dei modi incredibili per darti quello che hai chiesto. Quando noi ci intromettiamo, pressioni, ansie, sfiducia, o andiamo a controllare o andiamo a vedere, noi non stiamo dando il tempo proprio all'universo di palesare quello che abbiamo chiesto. L'universo sei tu. Il punto è che ci vediamo come una realtà separata dall'universo. L'universo sei tu, è il tuo sé superiore che vede e prepara ciò che vuoi. Invece noi dobbiamo essere quelli che addestriamo la personalità, l'ego, affinché ciò che vogliamo si manifesti. Attendere i tempi divini significa attendere che tu diventi matura o maturo per cogliere il frutto di ciò che hai chiesto, perché quello che hai chiesto, nella misura in cui lo hai immaginato, è già pronto. Cioè, ci vuole un certo tempo per far germogliare una piantina di limone piuttosto che una piantina di basilico, piuttosto che una piantina di quercia. La piantina di quercia non so se esiste, il seme di quercia. Mi spiegano? Ognuno di noi è unico, è un essere a sé. I tempi divini sono il tempo necessario affinché le tue qualità e i tuoi talenti, messi in moto dal tuo desiderio, siano maturi affinché tu possa vedere anche quel desiderio nella realtà 3D. E poi un altro punto che volevo un attimo analizzare è questo. Allora, rispetto sempre a delle mail che mi arrivano, questo è un po' un resoconto di tutto. L'uomo nasce buono o cattivo? Allora, la cosa è questa. Siamo esseri divini incarnati nell'oscurità della materia così densa della 3D. Di conseguenza, l'uomo nasce buono, l'uomo nasce nella luce. Guardate un bambino appena nato, guardate un bambino piccolo, cioè è luce pura, quindi non c'è bisogno di entrare troppo nel sottile. Che cosa succede poi? Essendo nella realtà 3D, nella dualità, nell'oscurità della materia, dove vige l'ego,
l'uomo è soggetto a un divenire inesorabile per delle leggi cosmiche, proprio come vi ho spiegato nel video di Lucifero e il tuo Dio, di apostrofo io, dove mettevo l'accento sul fatto che quando si crea un sistema, in questo caso il genere umano, l'evoluzione sulla Terra, eccetera, affinché tale sistema si evolva, tale sistema deve essere ostacolato. Perché succede questo? Perché affinché l'uomo sviluppi, porti fuori delle capacità innate, tali capacità non possono essere portate fuori se non c'è una situazione di disagio, di lotta, di conflitto. E quindi anche l'ego ha la sua funzione. Non mi dilungo oltre, altrimenti farei altre 6 ore di video. Quindi è tutto contemplato e noi abbiamo il dovere di superarci ogni volta, perché come è frutto di una legge cosmica il fatto di aver messo l'ostacolo all'interno del sistema genere umano, è obiettivo dell'uomo superarsi. Chiaro? L'uomo tende a degenerare, è un divenire verso il basso, complice l'educastrazione del sistema che ci ha voluto schiavi alla mercé di pochi. Di conseguenza l'educazione serve, l'educazione che ci proponiamo in questo canale, l'educazione spirituale, serve a evitare questo degenerare. E quindi l'educazione come risanamento. Ed è questo a cui porta l'educazione spirituale. Quindi a riconnetterci alla natura vera dell'uomo, divina. Quindi perseveranza e persistenza danno il via alla fede cieca. Perseveranza e persistenza prima o poi ti entra nella testa. Con il lavoro perseverante, disciplinato, disciplina mentale di questa presenza. Questa è la mia vecchia realtà, la mia realtà è quest'altra. Io sono l'assoluto, punto e basta. Con il lavoro di disciplina e perseveranza, prima o poi entri nella fede cieca, che tu sei l'assoluto. Non c'è bisogno di andare tanto nel sottile, è l'allenamento che premia. Come sopra così sotto, come ci alleniamo in palestra e vengono i muscoli, così ci alleniamo sulla legge spirituale e vengono i muscoli spirituali. Come sopra così sotto, la legge è sempre quella, punto e basta. E da che i nostri credo negativi ci hanno fatto soccombere in circoli viziosi di degenerazione, noi adesso creiamo dei circoli virtuosi della maestria, della manifestazione della maestria consapevole, perché siamo esseri divini, incarnati nella materia, abbiamo il dovere di manifestare il nostro massimo bene supremo. Poi ho fatto questa grande riflessione sulla base della mia esperienza di vita. Allora, vedendo tutti tornare tutti i miei ex fidanzati, storie, insomma, di tutto, tornare. Allora, guardavo come un grande teatro. Cioè, quando li vedevo così, perché la maggior parte, almeno qui ci sono stati 2 disperati, no? Guardavo come un grande teatro e vedevo tutti i ruoli che hanno interpretato, che il mio subconscio gli aveva dato per condurmi qui dove sono oggi, più ricca di me stessa, perché ogni persona che incontriamo è un pezzo di noi. E allora, grazie a quei travagli emotivi vissuti per gli abbandoni, allora mi sono partorita ogni volta. Ogni separazione
era un travaglio volto a partorirmi all'ennesima potenza ancora una volta. Allora vedevo e vedo un grande teatro, sapete, ho sempre avuto questa scena nella mente, quando il sipario si chiude, antagonista, protagonista, commedianti, figuranti, si ritrovano tutti dietro il palco a mangiare tarallucce e vino, e dove si spogliano dei ruoli e rimane l'essenza della persona. E allora ho iniziato a vedere tutto con molta più leggerezza. Leggerezza, 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 leggerezza. Memore del fatto che gli angeli hanno le ali perché prendono tutto con leggerezza e perché la natura dell'anima è gioiosa, no? E allora ho iniziato a sentire questa leggerezza, questa gioia, ma proprio in ogni cellula del mio corpo. E vedevo questo grande gioco, questo grande parco giochi e mi sono detta, caspita, ma è proprio un gioco. E tutto questo per dirvi cosa? Che questo mi ha dato la misura con cui vivere il presente. Io voglio realizzare un obiettivo, una determinata cosa, una determinata circostanza, manifestare una determinata persona, piuttosto che un lavoro, un'acquisizione spirituale. Bene. Una volta che io ho sparato l'intento all'universo e disciplina mentale in quello che voglio manifestare, guardando l'ego che sguazza qua e là in ogni dove, allora tutto quello che mi arriverà davanti è la strada predisposta per arrivare a tale obiettivo. Sono le persone e le circostanze predisposte davanti a me per arrivare a tale obiettivo. E allora, a cosa arriviamo? A godere totalmente dell'esatto presente, sapendo che quello che ho chiesto è ovvio, ovvio, 100% che lo manifesto. E la strada per arrivarci è nel qui ed ora, godendo pienamente di quello che mi accade, perché è funzionale al mio obiettivo. Questo è un po' per farvi arrivare una riflessione in più su come tenere alte queste frequenze nel qui ed ora. Cosa succede? Anche che è possibile che l'ego, talmente tu stai andando forte, che ti trama un tranello enorme. E tu che fai quando stai là? Che senti che è l'ego, che stai male, ti vengono delle paranoie assurde. Ho avuto personalmente un attacco di panico fortissimo, in tempi non sospetti. Lo vedevo che era l'ego, lo vedevo che era l'ego. Io cosa facevo? Affermavo, stavo in presenza. Non eliminavo l'attacco di panico, assolutamente. No. Stavo là presente a quel dolore e vedevo il panico sotto forma di entità, lo vedevo come umanizzato, come una persona, dicevo dimmi cosa mi vuoi dire, io ti ascolto, ma non ti ascolto con l'orecchio, ti ascolto col sentire, col cuore, stavo là ferma, non scappavo più a quel dolore e aspettavo che si trasmutasse. È un tempo di trasmutazione sulla realtà 3D lineare, a un certo tempo può durare 1 minuto, 10 minuti, un'ora, una giornata, sto là, non me ne vado. Questa volta non ti lascio da sola, Francesca. È chiaro? Ecco, questo per darvi un'ulteriore riflessione in più. E mi sovviene a tal proposito quello di cui ho sempre discusso con la mia psicoterapeuta, tra l'altro grandissima amica e sorella di anima. Noi uomini stiamo affrontando la ferita della grandezza, non la ferita della piccolezza. Perché abbiamo avuto paura della nostra luce, della grandezza, abituati a vivere educastrati nella mediocrità della penuria. Ecco, quindi
Stiamo uscendo da tutto questo e questo è il senso. Quindi, ragazze mie e ragazzi, mi auguro di aver dato un assist ulteriore al vostro lavoro meraviglioso che state facendo. Io vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica tutte e tutti. Mua!